Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami i pesci, tendenze energetiche amorose per il mese di agosto e abbiamo la carta della papessa, amici dei pesci. Quando c'è la carta della papessa si parla di un momento dove si riesce a vedere come al di là di qualche cosa, al di là, mi viene da dire, di un dubbio. È una carta che parla di qualche cosa che potrebbe venire a galla, appunto, ma è più una presa di consapevolezza, secondo me. Potrebbe anche far riferimento a un qualche tipo di canalizzazione o di questione intuitiva. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire più oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e altri link che potrebbero esservi utili, come per esempio il seminario di approfondimento sulle famiglie reali in previsione per settembre, come anche i corsi gratuiti presenti sul canale. Bene ragazzi, andiamo a vedere qual è l'energia. Partiamo dalla morte. Il matto. Qui è interessante perché la morte mi parla di qualche tipo di taglio, mentre il matto mi parla di un nuovo impulso, un nuovo inizio, come se ci fosse una sorta di cambio nel prossimo periodo. Abbiamo un 9 di bastoni. La carta della forza, un 4 di pentacoli, 6 di coppe e 3 di coppe al contrario. Ok ragazzi, adesso analizzerò la vostra energia e quindi diciamo terrò in considerazione anche le persone che sono single e nella seconda parte della lettura o comunque dopo andrò a vedere l'energia della vostra persona. Tenete presente che questa lettura andrà a sostituire le due quindicinali che pubblicavo prima, quindi è valida per tutto il mese di agosto. Ehm, Come vi dicevo, è come se ci fosse una sorta di cambio magari anche di dinamiche. Andiamo a vedere la morte. Mondo e luna. Allora, considerato che comunque agosto è un momento di vacanza un po' per tutti, tenete sempre presente, insomma, che siete tanti, cercate di adattare la lettura alla vostra realtà, però con questo mondo ho come la sensazione che si potrebbe trattare di un viaggio, di uno spostamento e per qualcuno potrebbe anche essere un trasloco. E mi spiegherei questa morte perché è come se ci fosse la chiusura di un capitolo, la chiusura di un momento, ok? Per andare oltre, per arrivare anche un po' al compimento, se vogliamo. Se per esempio la morte è l'ultimo passo che vi manca, insomma, per chiudere un capitolo, sento che in agosto questo capitolo sarà completo. Per qualcuno si tratta di, mi viene da dire un tuffo nel passato. Andiamo a vedere il matto. Abbiamo l'appeso e un re di bastoni. Mi andrà a vedere anche il 9 di bastoni.
Fante di bastoni e amanti. Allora, ragazzi, qui ho come l'idea che voi siate ben predisposti nel mese di agosto nel fare dei passi in avanti. Se non avete proprio nessuno, è un po' come, ok, sono pronta o pronto a scoprire il mondo, a mettermi in gioco, a fidarmi anche un po' degli altri. Fidarsi non vuol dire non avere barriere, eh? E comunque se avete una relazione devo dire che sì, c'è questa sorta di propensione. Sento molto il viaggio, questo spostamento, comunque come se ci fosse da organizzare un qualche cosa, come se ci fosse anche da, mi viene da dire, concretizzare un certo tipo di sogno, magari anche datato, di un certo eh, tempo fa. Andiamo avanti, vediamo. Ok, la forza è spiegata da un 6 di spade, un re di pentacoli, un cavaliere di pentacoli e un fante di spade. Voglio andare a vedere anche il 4 di pentacoli. Il giudizio e l'8 di pentacoli. Mm. Allora, non so perché, ma per qualcuno si tratta di andare a trovare i parenti. L'ho sentito già prima, però adesso me lo riconfermano. Ehm, Ho l'idea, ragazzi, che qui ci sia come un viaggio, potrebbe essere, come vi dicevo, che non so se riuscirà a essere, diciamo, non so se andrà a buon fine. Sento come un dover ricalibrare o rifare tipo il programma o riorganizzare un qualche cosa, o come l'idea che potrebbero esserci degli intoppi a livello lavorativo o qualcuno non si può spostare, cioè magari dovrete rivedere i vostri programmi e non potrete andare così lontano come vi sarebbe piaciuto, proprio perché magari siete reperibili al lavoro e quindi avete un certo chilometraggio da dover rispettare. Ho come la sensazione che ci sia questo tipo di situazione come un freno da qualche parte. Non so se siete voi o nel caso abbiate una relazione se sia il partner, però ho un po' come l'idea che ci sia una sorta di arresto verso i vostri progetti o programmi ehm, complessivi, ecco. Andiamo a vedere il 6 di coppe. Morte al contrario. E sacerdotessa. Fatemi vedere anche il 3 di coppe. Carro. E 9 di bastoni. No, scusate, un 7 di bastoni. Comunque sono due carte di difesa queste due. Allora, cari amici single, i viaggi per voi saranno importanti, che siano lunghi o che siano brevi, vi porteranno, beh, diciamo, vi porteranno a divertirvi, ma soprattutto come la sensazione che vi apriranno la mente. Per quello che riguarda invece chi è in una relazione, ragazzi. Allora, io qui sento che in qualche modo non siete sulla stessa lunghezza d'onda con il o la vostra partner, non a livello privato, ma proprio a livello è come se ci fosse una qualche questione quotidiana, nel quotidiano, che vi distrae dalla coppia o dalla relazione. Sento parecchie barriere difensive.
può essere da parte di uno o dell'altro o dell'altra. E ho come la sensazione che uno dei due, ho più l'idea che sia l'altra persona rispetto a voi. Ehm, è come se fosse statica l'altra persona, cioè voi avreste più bisogno di un cambio, diciamo, radicale, di un momento di fine e inizio, di un qualche cosa insieme, ma l'altra persona è come se ci andasse molto con i piedi di piombo, non si sbilancia mai troppo, è comunque vincolata o potrebbe essere vincolata a questioni nel quotidiano piuttosto che lavorative, che insomma, appunto, come vi dicevo prima, distraggono. Però io ho anche la sensazione, ragazzi, che uno potreste decidere di farvi le vacanze da sole, da soli, senza aspettare che questa persona sia libera ad un certo punto. Come, ok, va bene. Cioè, potenzialmente lo sento insieme il viaggio. Però, ripeto, se volete fare quel viaggio all'estero, per esempio, o a cui tenete tanto e l'altra persona non si può allontanare, potreste anche decidere di farlo da soli questo viaggio. Io ho comunque un carro anche qui, quindi devo dire che c'è un movimento, c'è uno spostamento. Per qualcuno si tratta di muoversi dalla relazione, che può essere anche un ok, mi prendo una pausa e mi prendo il tempo per conoscermi, per scoprirmi. C'è come bisogno di un momento con questo appeso per poter vedere le cose da un altro punto di vista, secondo me. Qui avete due carte di sogno e la sacerdotessa che due volte, che anche se è collegata un po' al sogno, al vedere oltre, e a tutto quello che è il lato femminile. Io qui ho come l'idea che ci sia questa forte componente di attesa, di fermo, di attesa, appunto, da parte vostra perlomeno. Non dico che stiate fermi a non fare niente ad agosto, anzi, viaggi ne vedo parecchi, amici, incontri, feste, ma soprattutto viaggi, ragazzi. Viaggi ne vedo veramente un sacco, che possono essere, ripeto, lunghi o anche corti. Però come l'idea che vi godrete un po' la vita senza stare troppo lì ad aspettare le altre persone o l'altra persona. Mm? Va bene, andiamo a vedere un oracolo. Tenete presente che comunque in questo genere di lettura potreste anche sentire le energie invertite, cioè quello che io ho detto essere per voi potrebbe risuonare con l'altra persona e viceversa. Va bene, andiamo a vedere. E che sento come se ci fosse una grande ideologia nel voler fare le cose insieme, però poi alla fine c'è sempre questa sorta di incastro. Nuovo amore, una nuova persona ha risvegliato i tuoi sentimenti e vi dico che qui con il matto, ragazzi, ci potrebbero essere delle avventure interessanti. E non so mai se dare i segni zodiacali perché poi ho paura che vi facciate troppo influenzare. Prima di tutto ama te stesso e qui vedo l'amor proprio di cui ci parlano gli amanti. Il rispetto di sé rende più romantici e più attraenti. Sì, è anche un po' non rimanete troppo lì in attesa che l'altro faccia la sua vita, cioè diventate indipendenti all'interno della relazione. Createvi la vostra vita, createvi la vostra felicità, nutritevi da soli, non aspettate sempre che sia l'altro o l'altra, ok? Ancora un oracolo di questi che mi piacciono tantissimo. Ragazzi, nel caso abbiate una relazione cioè nel senso che non è ufficiale, non
tipo non è ben definita o clandestina o cose di questo genere, io ho la sensazione che questa morte e questo carro arrivino per smettere. Questo 4 di coppe al contrario è un 6 di coppe e qui anche avete la morte. È un po' come dire ok, smettiamola di giocare e cerchiamo di capire dove vogliamo andare. Molti la morte la vivranno come un taglio, ma sarà un taglio che darete voi, eh? Ok, ne pesco una io. Sii cosciente dei conflitti. E questa carta dice: nomina ad una persona con la quale hai un conflitto di potere. Scrivi una descrizione esaustiva della, della natura di questa lotta senza giudizio, senza giudicare colpe. Scrivi semplicemente quello che ti preme, quello che ti attaglia, non mi viene la traduzione in italiano, quello che ti dà fastidio, diciamo così. L'obiettivo è essere cosciente che rimanere in un conflitto è una scelta. Wow, va bene. Amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Se avete piacere potete mettere like, iscrivervi, condividere il video o abbonarvi al canale. Per abbonarvi al canale potete... No, scusate, ho bisogno di ferie anch'io. Volevo dirvi, l'abbonamento al canale è un percorso di crescita, potete farlo da sole tramite l'abbonamento oppure contattandomi via mail in forma individuale. Ho messo insieme troppe informazioni e la lingua ha bisogno di un suo ordine per funzionare. Va bene. E l'ultima cosa, vi ricordo che per tutto agosto c'è in promozione la lettura della Ruota del Destino. A livello privato io la propongo bimestrale, ma si può fare anche mensile. Comunque, per ogni informazione mi potete contattare via mail. Bene, amici dei pesci, io scusate le papere, vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!